Now that's a lasagna if I've ever seen one. Sheets of silky pasta enveloped in luxurious meat and bechamel sauces. But wait a second, green pasta? What's that all about? If you want to try the best lasagna in Italy, you have to come in Bologna, for sure. And how do you make the classic lasagna? Niente aglio e niente cose piccanti. Il ragù è semplice e buono così. But why is the pasta green? And could lasagna have been invented by the Brits? Oddio, mi sfugge nuova. Bologna, in the north of Italy, is the birthplace of the original lasagna, at least according to the Accademia Italiana della Cucina. The organisation tends to the preservation of Italy's rich culinary heritage. And it's that very lasagna that is on the menu here, at Elisa Rusconi's family restaurant, Trattoria da Me. La cucina bolognese per me ha sempre rappresentato un po' i sapori della mia infanzia. La lasagna rappresenta la domenica, rappresenta la festa, rappresenta la famiglia. Le lasagne è un grande piatto della tradizione. Sono principalmente 3 gli ingredienti fondamentali: la sfoglia, la besciamella e il ragù. It sounds simple, but requires plenty of ingredients and a lot of preparation. Nel ragù alla bolognese, quindi il bolognese sauce, ho visto utilizzare tantissimi ingredienti che non c'entrano niente. Uno in assoluto è l'aglio. L'aglio non esiste nel ragù alla bolognese. Non esiste. Instead, it's a sofrito of celery, carrots and onions. Pork belly bacon, coarse, pork and beef mince, triple tomato concentrate and of course extra virgin olive oil. Prendiamo una pentola, siamo generosi con l'olio, facciamo cuocere molto bene le verdure in modo tale che siano tostate alla perfezione, quindi che non abbiamo perdita di acqua, eccetera, eccetera. Quando il soffritto sarà pronto, lo capirete perché la cipolla diventa trasparente, ma cambia anche l'odore. Pancetta di maiale fresca, le carni, la cosa importantissima è macinarla grossa. Quando la pancetta è rosolata bene, andiamo ad aggiungere la carne mancante. Andiamo a mettere l'ultimo ingrediente, che è il triplo concentrato, che darà il colore. Chiudiamo il coperchio, abbassiamo la fiamma con una buona cottura, non deve essere mai inferiore alle 3-4 ore. Sale lo metteremo quando avrà finito la cottura. The restaurant makes its own pasta dough too. The sheet's green colour is traditional for lasagna from the Emilia-Romagna region. But why? Francesca, the pasta maker from next door, tells us more. Where does the colour come from? Dobbiamo impastare 4 kg di farina, 1 chilo di spinaci scottati e 24 uova. Sì. So that's it, spinach. Mettiamo le uova e gli spinaci. Then the flour is added. The mixture is thoroughly kneaded into a dough. When ready, Francesca rolls it out by hand in preparation for the pasta machine. La mettiamo ad asciugare. La stendiamo qui, deve asciugare per circa un quarto d'ora. Although Italy is considered the home of lasagna, one theory suggests that its name may have originated in ancient Greece. The Greeks' own version of the flat pasta was called laganon. It then made its way to Italy via the Romans. Over time, it evolved into the dish we know and love today in Bologna. But controversially, researchers from the UK claim that lasagna originated in England, specifically from the cooks of King Richard II, who kept a recipe for a dish called Lucerne. No, gli inglesi hanno inventato la lasagna? Oddio, mi sfugge nuova. Penso che gli inglesi siano famosi per tante cose, ma non spero e non credo per la lasagna.
The debate even made its way to the Italian embassy in London. Both countries rather insistent, but agreeing on a common Roman influence. But now back to Elise's recipe. La prima operazione da fare è cuocere la pasta. Andiamo a cuocere. La cuoceremo per un minuto, perché deve semplicemente ammorbidirsi. Dopodiché andiamo ad inserirla in acqua e ghiaccio. Andiamo a prendere le sfoglie e andiamo ad asciugarle per bene. L'importante è che siano asciugate molto bene, perché l'acqua, se rimane dell'acqua, rischia di far scivolare il nostro condimento. For the bechamel sauce, Elisa uses 1 liter of milk, butter, flour, semolina flour, nutmeg and a little salt. First, she melts the butter. Il vero segreto è fare una bechamel vera e non comprarla. Andiamo ad aggiungere la farina. La noce moscata la andiamo a mettere direttamente qui. La lasciamo cuocere per qualche minuto e dopodiché andiamo ad aggiungere il latte. E ora il segreto qual è? Stare qui e mescolare, che la bechamel non si attacchi e non si creino grumi. La bechamel è diventata cremosa, andiamo ad aggiungere il sale. After greasing the casserole dish with some butter spray, it's time to layer. Se non avete Plenty of bechamel, then the green pasta sheets. Spread evenly with ragu, finishing each layer with parmesan. l'ultimo strato, possiamo andare a prendere una parte di bechamel, una parte di ragù, andiamo a mescolarlo insieme e andiamo a coprire. Chiudiamo con abbondante parmigiano. Esiste un segreto fondamentale. La lasagna andrebbe preparata il giorno prima, lasciata in frigo, riposare una notte e il giorno dopo andiamo a cuocerla. Now it's off to the preheated oven. 45 minutes at 200 degrees. La lasagna è pronta. Buon appetito! Le lasagne nel mio ristorante, in Trattoria da me, vengono fatte solo ed esclusivamente la domenica, proprio perché nelle famiglie bolognesi la domenica è lasagna. Lasagna is not only loved in Bologna, but all over Italy. Here, a group from Venice tries Elisa's recipe. Uno dei piatti più buoni che abbiamo mai mangiato e che preferisco. Decisamente lo trovo molto molto buono. Allora, la lasagna bolognese, la classica, è fatta con il ragù di carne, come questa qui, con la pasta verde. Invece noi a Venezia la facciamo con la pasta bianca e con un ragù di pesce. Esistono lasagne di pesce meravigliose, lasagne vegetariane incredibili, ma sono piatti differenti. An Italian classic that has conquered the world. The US even has a National Lasagna Day. And while the variations are endless, there can only be one: lasagna alla bolognese.